Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi andiamo a svolgere un esercizio che riguarda l'idrolisi basica. L'esercizio ci dice di calcolare il pH di una soluzione di formiato di sodio avente concentrazione molare 1,06 e che la costante acida dell'acido formico è pari a 1,78 per 10 alla meno 4. Bene, il formiato di sodio è un sale che deriva da una base forte e un acido debole, e cioè se io faccio reagire l'acido formico più idrossido di sodio, quindi acido debole, base forte, ottengo l'acetato di sodio. Meno Na più H2O. Bene, se io vado a sciogliere l'acetato di sodio in soluzione acquosa, esso si dissocierà completamente nei suoi ioni, quindi HCO meno Na si andrà a dissociare in ione formiato più Na. Bene, sappiamo che lo ione sodio, che è un catione che deriva da una base fortissima, è debolissimo, quindi non è in alcun modo propenso ad andare a riaccettare gli ioni OH-, mentre lo ione formiato, che è la base coniugata di un acido debole, risulta essere moderatamente forte, per cui è in grado di andare ad accettare ioni H+. Quindi avverrà questa idrolisi, quindi CO, quindi ione formiato più H2O, quindi lo ione formiato è in grado di strappare uno ione H+ all'acqua, quindi andando a rigenerare l'acido debole più gli OH-. Quindi questo è il significato della idrolisi basica. Andiamo adesso a determinare il pH, quindi sappiamo che la costante di idrolisi in questo caso è pari al rapporto tra il prodotto ionico dell'acqua fratto la costante acida, per cui Ki sarà uguale a 1,0 per 10 alla meno 14 fratto il valore che ci viene fornito, che è 1,78 per 10 alla meno 4, il valore che ne scaturisce è 5,62 per 10 alla meno 11. Bene, adesso andiamo a applicare la formula semplificata, quindi ci andiamo a calcolare gli ioni ossidrili, quindi OH meno, abbiamo detto che è uguale quindi alla Ki per la concentrazione analitica del sale, e quindi che è uguale alla radice di Kv fratto Ka per Cs, che è uguale in questo caso a che cosa? A 5,62 per 10 alla meno 11 per 1,06 molare, che è la concentrazione analitica del sale che ci viene fornito. Il risultato di questa radice, quindi H- è uguale, io ho fatto già il calcolo, è pari a 7,72 per 10 alla meno 6. A questo punto ci calcoliamo il pOH, che è uguale a meno logaritmo della concentrazione degli ioni OH-, che è uguale a 5,11. Quindi questo è il pOH. Per calcolarci il pH utilizzeremo la famosa relazione fondamentale, che è pH più pOH è uguale a 14, e quindi pH è uguale a 14 meno 5,11, quindi pH è uguale a 8,88 come valore finale.
Bene, un esercizio molto semplice, abbiamo rivisto l'idrolisi basica. Ho terminato la lezione, se vi è piaciuta iscrivetevi al mio canale, quindi sorreggete il mio canale, schiacciate un like e un saluto alla prossima lezione.